bentornate sul mio canale, benvenute a tutte le numerose iscritte. Io sono Tiziana e oggi una bellissima borsa granny, ma partendo dal motivo girasole. Quindi secondo me è una borsa molto particolare che luccica tantissimo. Ma prima di andare a vedere tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, non dimenticate, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com e come al solito ci sarà lo sconto del 30% nelle date indicate, quindi mi raccomando non perdetele di vista. Il kit è composto da una rocca di Indalux e 3 del cordino Luré. Sono tutti Lurex, con la differenza che il cordino Luré è esclusivamente realizzato con il Lurex. Poi una coppia di manici sempre realizzati con il cordino Luré che io ho voluto accoppiare con la tonalità del cordino Indalux. Poi 4 mattonelle in pelle 9x9 e poi vedrete appunto come contornarla con il cordino e una calamita. Per quanto riguarda l'uncinetto io utilizzerò il 4, ma eventualmente potete usare anche un 4,5. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Stiamo realizzando la prima mattonella, quindi la parte centrale, che è un girasole, anche se come avete visto in anteprima con dei colori un po' diversi. Io inizio con un anello magico, quindi avvolgo tra le dita il filato, chiudo in questo modo e all'interno vado a realizzare 16 maglie alte. La prima la sostituiamo con 3 catenelle, quindi faccio la prima, seconda e terza, quindi è la prima maglia alta, e poi all'interno quindi del mio cerchio magico ne realizzo un totale di 16. Man mano stringo la codina. Quindi le realizzo tutte e vi faccio vedere come chiudere il cerchio e cambiare colore. Completate le 16, quindi maglie alte, io sono pronta a tagliare il filo. Quindi sfilo, adesso vado a stringere quanto più possibile il mio cerchio magico. In questo modo, poi lo andiamo a fissare dopo. E adesso, attente bene, dobbiamo fare l'asola di chiusura che vado a realizzare sulla seconda, perché se la faccio sulla prima diventano 17, perché l'asola di chiusura vado a ricreare una maglia. Quindi io che cosa faccio? Faccio passare l'uncinetto qui sotto, vedete? Queste sono le 3 catenelle che formano la prima maglia alta, quindi io faccio passare il filato qui sotto e poi lo rifaccio passare al centro dell'ultima maglia alta, in questo modo. Così ho ricostruito la mia 16ª senza aumentarne. Poi intanto mi vado a fissare qui sul retro e stringo al massimo l'anello magico, in questo modo, e questo pure. Poi magari si va a fissare per bene. Magari taglio un po' di codine, così sono più corte. Ed ecco qua. Adesso prendiamo un altro colore, faccio sempre un cappietto e adesso sopra le 16 maglie alte, quindi in ognuna di queste maglie, andiamo a creare un punto puff. Io cosa faccio? Vado su uno dei punti, maglia bassissima, poi faccio una catenella, la codina adesso ce la lavoriamo, e iniziamo a realizzare i nostri punti puff. Quindi allungo un po' ed entro per 3 volte, quindi entro la prima volta e allungo, entro la seconda e allungo ed entro la terza, allungo, chiudo tutte le maglie, eseguo una catenella e abbiamo realizzato il nostro primo punto puff. E faccio la stessa cosa su quello seguente, quindi entro, allungo, entro la seconda e allungo,
entro la terza, allungo, chiudo tutto, catenella e ricomincio, e lo faccio praticamente per tutte le maglie sottostanti in questo modo. Quindi completo anche questo giro e ci rivediamo per vedere come realizzare quello successivo. Completato anche questo primo giro, io chiudo con una maglia bassissima sul primo punto puff effettuato, posso tagliare questo filato, lo sfilo, me lo blocco qui dietro, intanto in questa maniera poi li nascondiamo per bene e adesso siamo pronti per il giro successivo. Quindi io prendo un altro colore, faccio un cappietto e adesso praticamente nello spazio che c'è tra un punto puff e l'altro io mi aggancio con una maglia bassissima e adesso dobbiamo realizzare in ogni spazio, quindi sempre 16, 4 punti alti chiusi a metà e poi chiusi tutti insieme. Quindi la prima maglia alta chiusa a metà la sostituiamo stavolta con 2 catenelle. Poi facciamo la seconda, quindi la chiudiamo a metà in questo modo, quindi non facciamo l'ultimo passaggio, facciamo il terzo ed il quarto. Fatte quindi queste 4 maglie alte, le chiudiamo tutte assieme e realizziamo 2 catenelle. Di nuovo lo ripetiamo qui nello spazio, vedete, tra i 2 punti puff sottostanti faccio la prima maglia alta non chiusa totalmente, la seconda, la terza e la quarta. Le chiudo tutte, faccio 2 catenelle ed ecco qua. Ve lo faccio rivedere un'altra volta e poi vi lascio proseguire da sole. Quindi sempre nello spazio facciamo la prima maglia alta chiusa a metà, la seconda, la terza e la quarta. Chiudiamo tutte insieme, 2 catenelle e si continua così. Quindi ripetiamo questo per tutto il giro. Quindi completiamo anche questo e ci rivediamo per la fase successiva. E abbiamo finito praticamente la parte centrale del nostro girasole e abbiamo lavorato con il cordino Luré. Adesso invece io prendo il cordino Indalux e vado a creare i contorni, perché adesso dobbiamo far diventare quadrata la mattonella. Io ve ne faccio vedere già una realizzata, vedete? Questo è il nostro centro, adesso dobbiamo iniziare a fare il primo giro e la rendiamo quadrata e poi vi farò vedere come creare gli altri giri appunto granny. Quindi prendiamo l'Indalux, nel mio caso ho scelto il dorato, ma vi ricordo che come kit troverete diverse opzioni di colore. Cosa facciamo? Entriamo nello spazio dove abbiamo creato le 2 catenelle e cominciamo a creare l'angolo che in questo caso realizzerò per metà e poi lo andiamo a completare a fine giro. Quindi io mi aggancio con un punto basso, nel frattempo al solito la codina ce la lavoriamo e andiamo a creare 3 catenelle, che sarebbe la nostra prima maglia alta. Col punto basso consideriamo come se fosse già una catenella, ne facciamo altre 2, così abbiamo raggiunto la nostra altezza e questa fungerà da prima maglia alta. Ne facciamo altre 2, scusate, e poi la parte rimanente dell'angolo, come vi dicevo, la faremo all'ultimo e poi ve la faccio vedere. Fatto questo, nello spazio successivo andiamo a creare 3 mezze maglie alte, quindi 1, 2 e 3. In quello successivo andiamo a creare 3 punti bassi, nuovamente 3 mezze maglie alte,
quindi 1, 2 e 3. E adesso andiamo a creare l'angolo, in questo caso completo, quindi facciamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 3 catenelle e nello stesso punto altre 3 maglie alte, la prima, la seconda e la terza. Ed il primo angolo vedete che sta assumendo la forma quadrata. Si ricomincia con la sequenza che abbiamo fatto qui, perché non faremo altro che ripetere sempre la stessa cosa. 3 mezze maglie alte sul primo spazio, prendo un po' di filo, 3 maglie basse, nuovamente 3 mezze maglie e nuovamente il nostro angolo, che è formato da 3 maglie alte, tre catenelle e nuovamente le nostre 3 maglie alte. E così abbiamo creato l'altro angolo. Vedete? Già la mattonella sta diventando quadrata. Poi si ricomincia con la sequenza, quindi 3 mezze maglie alte, 3 punti bassi, 3 mezze maglie alte e nuovamente l'angolo, così fino a finire. Quindi ci rivediamo qui, così vi faccio rivedere come completare quest'angolo e poi vi mostro il secondo giro del punto granny. Siamo giunti alla fine. Adesso andiamo a completare l'angolo, quindi facciamo le 3 maglie alte mancanti e le 3 catenelle. La prima, la seconda e la terza. Faccio 3 catenelle e chiudo con una maglia bassissima sulla prima maglia alta, che poi sarebbe la terza catenella, perché appunto la prima era sostituita da 3 catenelle. Ho chiuso con una maglia bassissima, adesso mi sposto con dei punti bassissimi nello spazio qui, quindi in questa maniera mi sposto fino a qua e adesso in ogni spazio vado a creare i gruppi da 3 maglie alte e l'angolo lo rifaccio esattamente come questo e ve lo mostro. Quindi la prima maglia alta sostituita da 3 catenelle, quindi la prima è fatta, eseguo la seconda, anche la terza, non faccio delle catenelle di separazione ma vado direttamente nello spazio successivo e creo quest'altro gruppo. La stessa cosa in quello seguente, quindi sempre 3 maglie alte anche in questo e adesso vi rimostro un'altra volta come creare l'angolo, che sarà sempre uguale per tutti i giri anche seguenti. Quindi 3 maglie alte, tre catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Vedete? E qui negli spazi sottostanti tra un gruppo e l'altro sempre 3 maglie alte, l'angolo come vi ho mostrato, eccetera. In totale, compreso questo, che è il primo col quale abbiamo fatto diventare rettangolare, scusate, quadrata la mattonella, saranno 4 giri. Vedete? Quindi 1, 2, 3, 4, sempre nello stesso modo, in ogni spazio sottostante le 3 maglie alte senza catenelle e gli angoli tutti uguali. Quindi completiamo quindi tutti questi 4 giri e ci rivediamo perché voglio mostrarvi appunto come realizzare l'ultimo giro di contorno. Vi faccio vedere
l'ultimo passaggio della mattonella, che è il contorno. Riprendo il cordino Luré in questa tonalità e comincio a creare il contorno a punto basso, e praticamente andiamo a creare i punti bassi sopra le maglie alte sottostanti in questo modo, e poi nell'angolo dove ci sono le 3 catenelle andiamo a creare 3 punti bassi, e ora ve lo faccio vedere. Così questo è l'ultimo prima di andare a vedere come contornare anche le mattonelle. Qui siamo nello spazio delle 3 catenelle, facciamo 3 maglie basse e si procede con i punti bassi sotto le maglie alte sottostanti, quindi molto semplice. Questo sarà l'ultimo passaggio, poi qui chiudiamo con asola di chiusura come vi ho mostrato all'inizio della mattonella, e ci rivediamo per vedere il passaggio successivo. Un'occhiata a come contornare le 4 mattonelle. Quindi io prendo un colore Luré, poi troverete tutti i numeri corrispondenti delle tonalità che ho scelto, e praticamente iniziamo, in ogni foro andiamo a creare 2 punti bassi, e ho scelto un uncinetto più piccolo per far passare più agevolmente il filato nei fori. Nel mio caso ho deciso di utilizzare il numero 3. Quindi in ogni foro, vedete, realizzo queste 2 maglie basse, ad eccezione dell'angolo che adesso vi mostro. Quindi siamo arrivati qui, in questo che è in angolo, e ovviamente negli altri 3 andiamo a realizzare 2 punti bassi, una catenella e altri 2 punti bassi nello stesso foro, e poi si prosegue con 2 maglie basse nei fori successivi, in questo modo. Vedete? Quindi le completiamo tutte e 4 le mattonelle e vi farò vedere come cucirle assieme. Ho finito di contornare le 4 mattonelle, che poi verranno cucite insieme per creare la base, e ho anche realizzato i 4 laterali. Adesso ci occupiamo, vi faccio vedere come cucire queste. Ovviamente, se noi guardiamo, sono riuscita ad ottenere la stessa misura, che poi vi dirò appunto a quanti centimetri saranno. Io cosa faccio? Le cucio al contrario, quindi prendo 2 mattonelle, ho preso dell'ago di raffettuccia dello stesso colore, ma voi qui vi potete sbizzarrire, anche creare del contrasto con le cuciture. Mi aggancio e vado a identificare la catenella, e prendiamo soltanto l'asola esterna con l'asola esterna, così ve lo faccio vedere. Vedete? E tiro. Poi vado avanti, asola esterna con asola esterna, e tiro per bene, e vado avanti in questo modo. I punti sono tutti gli stessi, quindi siamo tranquilli. Vedete? Perché poi, quando poi rivolteremo, questo sarà il nostro risultato. Quindi si procede, prima cuciamo qui e poi ricominciamo da questa parte. Per cui completiamo questa base e vi farò vedere come cucire anche i laterali. Anche questo passaggio è completato. Adesso, prima di andare a cucire sui 4 lati le nostre mattonelle, faccio un ultimo passaggio, sempre per rifinire al meglio la base. Quindi riprendo questo stesso filato e vado a creare in costa un giro di punto basso, in maniera tale da livellare, quindi rifinire ulteriormente la nostra base. Quindi un passaggio molto semplice. Lo faccio in costa, così
rifiniamo ulteriormente. Io sono molto fissata con le rifiniture e quindi procediamo in questo modo. Vedete? Quindi lo facciamo per tutto il perimetro e ci rivediamo per farvi vedere quindi come eseguire intanto le cuciture della base. Abbiamo completato quindi tutte le varie parti, la base e le 4 mattonelle. Se vi ricordate, nella base io ho creato un ulteriore giro di punto basso e la stessa cosa ho ripetuto nelle mattonelle in maniera tale da avere la stessa misura, perché in questa maniera la base misura 21 e anche le mattonelle. Quindi ho rifatto un giro di punto basso, vedete, in maniera tale quindi da avere le stesse misure. Adesso noi dobbiamo creare quindi le cuciture, per cui cucire tutte e 4 i pannelli alla base. Le andiamo a cucire al contrario, io già le ho legate, ho preparato un po' di filo, per quanto mi riguarda andrò a cucire con questo colore, ma voi avendone appunto tutti questi 4 colori a disposizione andrete a scegliere. Allora, io intanto mi aggancio, inizio dall'angolo. Aspettate che ho preso un bel po' di filo lungo. Allora, arrivato a questo punto, io ho agganciato dove c'è la catenella sia dell'angolo della mattonella che della base. Se vi ricordate, negli angoli abbiamo creato un punto basso, una catenella e un punto basso, quindi e in questo punto iniziamo la cucitura. Io prendo al solito asola esterna, con asola esterna come abbiamo cucito le mattonelle, quindi la nostra base, e inizio questa cucitura. Vado avanti, prendo il punto successivo, sempre le asole esterne, e tiro per bene e vado avanti. Quindi la stessa cucitura che abbiamo appunto fatto unendo le 4 mattonelle che poi sono andate a formare la nostra base. Quindi vedete, ho preso un bel po' di filo così riusciamo a cucirle tutte e 4 e quindi si continua per tutto il perimetro, quindi da qui, e facciamo tutte e 4 i lati, e questo poi sarà il risultato della cucitura. Quindi completiamo anche questo passaggio e ci rivediamo per creare le cuciture laterali. Completato quindi tutte le cuciture della base. Prima di farvi vedere come creare le cuciture, io ho realizzato, quindi nel momento in cui avevo tutte le mattonelle cucite, un ulteriore giro di contorno. Quindi io praticamente non ho fatto altro che contornare, quindi tutto il perimetro, sia per avvicinare le 2 mattonelle, ma anche perché a livello decorativo andavamo a riprendere uno dei colori col quale ho creato il girasole. Adesso io vi faccio vedere che adesso in modo separato andiamo a creare le cuciture. Io l'ho già iniziato, quindi mi sono agganciata con un nodino all'interno e non faccio altro che prendere tutte e 4 le asole, quindi il punto completo di tutte e 2 le mattonelle, faccio passare il filato e sempre da questa parte rientro, quindi sempre dalla stessa parte, in maniera tale che così viene fuori questo bellissimo decoro e oltretutto è anche molto solida, e in questo modo si vedrà maggiormente il contrasto del colore, vedete? Quindi adesso lo facciamo su tutti e 4 lati e ci vediamo per vedere come fare gli ultimi passaggi. Ed eccola qui con tutte le cuciture completate, guardate quanto sono belle, così abbiamo anche ripreso un po' tutti i colori. Adesso non rimane che fare gli ultimi giri, quindi adesso andiamo a fare in totale altri 4 giri o 3 giri, adesso vi dirò comunque esattamente. Il primo che rifarò di questo colore, così diciamo qui come vedete ci sono 2 giri dell'azzurro, ripeto adesso un altro giro di verde chiaro e poi 2 giri di verde scuro, ma in questo
che sarà sempre di verde, sarà un giro dove andrò a creare delle piccole diminuzioni perché voglio leggermente restringere la borsa. Quindi in sostanza io andrò a fare una diminuzione qui, 3 sparsi su ogni mattonella, ma ricordiamoci quindi di farne uno sui 4 lati più 3 per ogni mattonella, e solo in questo giro, perché in quelli successivi faremo dei semplici punti bassi nelle maglie sottostanti. Continuo sempre in costa, così vedete questi sono fatti in costa, quindi io mi aggancio, allora mi aggancio da questa parte, così iniziamo a fare la diminuzione. Allora intanto mi aggancio con un punto basso. Ovviamente voi, se preferite farne di più o farne di meno, diciamo che poi a vostro gusto, per quanto riguarda le diminuzioni, potete scegliere. Io adesso, praticamente che sono quasi a fine giro, quindi ne ho fatti 3, entro, estraggo, non chiudo, entro in quello successivo e chiudo tutte e due insieme. In questo modo vado a realizzare una diminuzione. Poi mi sposto qui dove ci sono le cuciture tra le due mattonelle, vado a creare un'ulteriore diminuzione in questo punto. Quindi io praticamente entro qui, entro in quella successiva, li chiudo entrambi e così ho ristretto un po' questa parte. Poi proseguo. Diciamo che non c'è una regola precisa, ma voi dovete fare in modo di distribuire più o meno 3 diminuzioni. Io più o meno lo faccio così. Qua faccio la prima, mi sposto nella zona centrale, ripeto, non bisogna né contare né fare chissà che, perché devono essere comunque sparsi. Vedete, più o meno sono al centro, faccio un'altra diminuzione e procedo così fino a che poi non arrivo più o meno a questo punto e ne faccio un'altra qui nuovamente, eccetera eccetera. Dopo aver fatto questo secondo giro con il verde chiaro, ne farò altri 2 con il verde scuro e poi procederemo a fare l'ultimo giro a punto bassissimo e praticamente la borsa sarà finita. E vi farò vedere come, diciamo, inserire i manici. Quasi alla fine, vedete, io ho fatto gli ultimi giri, quindi 2 col verde chiaro, di cui il primo con quelle piccole diminuzioni, il secondo normale, poi ho cambiato il colore, l'ho fatto col verde scuro, 2 giri, e l'ultimo, quindi il terzo, l'ho fatto appunto bassissimo, ed ecco qui. Adesso non resta che inserire i moschettoni, quindi tutto il manico. Io più o meno ho preso la misura più congeniale, in questo modo. Aggancio pure l'altro, quindi in questa maniera. Per quanto riguarda la calamita non sono ancora sicura di volerla inserire, quindi diciamo che comunque ve la ritrovate nel kit. Vedete, questo è il risultato. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte e ci rivediamo a borsa completata. Ed eccola qui questa Granny girasole, quindi con questa doppia lavorazione pronta. Io al solito ve la mostro indossata, volendo potete aggiungere un'altra colla, ma secondo me questa borsa va portata in questo modo. Io ho utilizzato alla fine circa 600 grammi in totale del cordino che è presente nel kit, che vi ricordo è scontato del 30% nelle date indicate su gomitoli.com, che è sempre Borgo dei Pazzi, e potete scegliere anche altre combinazioni di colore. Come misure, quindi messe in questa maniera, in larghezza abbiamo raggiunto 35, poi 25 in altezza, e la profondità rimane la mattonella che è circa 23.
Guardate, anche il fatto di avere queste mattonelle come base, secondo me, la rende veramente molto particolare. Se avete dei dubbi sulla lavorazione, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.